Quando una donna viene a lavorare in Italia dall'estero, la prima cosa che colpisce è lo strisciante sessismo di tutta la società e in particolare sul posto del lavoro. Perché ve ne sto parlando? In parte per uno scambio che ho avuto di recente sui social, in parte perché ho appena finito di ascoltare l'ultimo podcast di Jonathan Zenti, Esta Daily, che vi consiglio caldamente di seguire, vi metto anche il link poi nelle note del programma. Cosa succede in Italia? In Italia succede che c'è questa percezione che certi commenti sia lecito farli, anche all'estero si fanno questi commenti, ma la differenza è che se tu fai un commento del genere in Australia sul posto del lavoro te ne vai o comunque vieni sottoposto a un processo, nel senso una procedura disciplinare. Ecco, in Italia invece no, perché c'è la percezione che certi commenti non solo non siano offensivi, ma siano neutri, quindi che se io dico guarda quella là che brutta, come le sta male quell'abito, guarda quella è grassa, eccetera, o faccio commenti sulla sua presunta disponibilità sessuale, perché io li metto sullo stesso livello, i commenti sull'abbigliamento, sulle forme di una donna o sulla sua disponibilità per passare fino alle molestie. Ecco, penso che sia il grado neutro di espressione, cioè non sto offendendo nessuno, mi sto semplicemente limitando a dire quello che è, a descrivere la realtà. E questo io penso che la gente sia convinta di questo perché altrimenti non farebbe certe affermazioni, che ne so, sulla televisione pubblica, penso a certi commenti di commentatori sportivi appunto che facevano degli orribili commenti sull'aspetto fisico delle atlete e lo facevano pubblicamente, non facevano nemmeno finta di nascondersi perché pensavano, ma non sto facendo niente di male, sto semplicemente commentando quello che vedo. Ecco, questa è la cultura tossica che c'è in generale nella società italiana e che poi naturalmente perché c'è dappertutto si trova anche sul posto di lavoro. Che fare? Beh, quello che possiamo fare è non tollerare e quando vediamo che vengono fatti questi commenti, soprattutto quando non sono rivolti a noi, e dovremmo intervenire, dovremmo dire qualcosa, dovremmo farlo notare. Perché soprattutto quando non sono rivolti a noi? Perché spesso la persona che si trova al centro di questi commenti ci rimane malissimo, non sa come rispondere sul momento. È una cosa umiliante, è una cosa che fa male, non sempre si ha la prontezza di riflessi. Quindi invece noi che ce ne rendiamo conto dovremmo intervenire e non dovremmo farne passare una. Perché solo così si cambia la cultura tossica sessista che dilaga in Italia e credetemi è veramente così. Se si raschia sotto sotto anche le persone insospettabili fanno il commentino del cavolo.